Salve gente, io sono Luca e in questo fantastico episodio volevo parlare del modo di dire non è un'aquila. Questo modo di dire è veramente semplice da spiegare, quindi nel bene o nel male questo video sarà brevissimo. La parola aquila probabilmente, anzi quasi sicuramente la conoscete. L'aquila è uno degli uccelli più famosi, quindi probabilmente vi sarà capitato di incontrare questa parola. Il modo di dire, ve lo dico così, non è un'aquila, quindi con la terza persona singolare e davanti il non vi dico l'infinito, cioè essere un'aquila, perché poi in realtà nel 95% dei casi questo modo di dire lo sentirete esattamente così, cioè non è un'aquila. Quindi usato al presente della terza persona singolare con davanti il non. Preferisco dirvi questa forma piuttosto che l'infinito essere un'aquila. Perché in realtà frasi come non sei un'aquila oppure non sono un'aquila sono molto rare. Quasi sempre è non è un'aquila, quindi riferito a una donna oppure a un uomo. Cosa intendiamo dire se diciamo che un uomo oppure una donna non è un'aquila? Intendiamo dire che non è particolarmente intelligente, non è particolarmente sveglio oppure sveglia. Quindi non è una persona che coglie al volo, ma al contrario è una persona a cui le cose vanno ripetute più volte e spesso comunque non capisce, ha difficoltà a capire. O meglio, non che ha difficoltà a capire, ma che non si distingue per prontezza, acume e intelligenza. Quindi se noi diciamo di una persona non è un'aquila, è come se dicessimo non è particolarmente sveglia. Sveglia nel senso di intelligente, perspicace, comunque che capisce subito. Per come la vedo io, il modo di dire non è un'aquila si riferisce in particolare a un aspetto dell'intelligenza, cioè alla capacità di cogliere al volo, comunque di capire subito quello che c'è da capire, senza aver bisogno che la persona ci ripeta più volte una determinata cosa. E quindi spesso questo modo di dire lo troverete in frasi di questo tipo, per esempio Daniele non è un'aquila, le cose gliele devi ripetere più volte. Oppure, per fare un altro esempio, ma dai, era ovvio che non avrebbe capito, lo sai anche tu che Marco non è un'aquila. Oppure, certo che Cristina non è che sia proprio un'aquila, questa cosa gliel'avrò ripetuta 50 volte e non l'ha ancora capita. Quindi vedete, volendo si può usare, invece dell'indicativo si può usare il congiuntivo, quindi non è che sia un'aquila, comunque il concetto è lo stesso. Volendo si può usare anche il passato prossimo in una frase del tipo Elisa non è mai stata un'aquila. Lo sai anche tu che Elisa non è mai stata un'aquila. Ecco, quindi da questi esempi spero che abbiate capito come viene usato questo modo di dire e cosa significa. Quindi ecco, volendo parafrasare questo modo di dire, si potrebbe dire che non è un'aquila significa non è una persona particolarmente perspicace, non è una persona dall'intelligenza brillante, è una persona che al contrario ha bisogno che le cose le vengano ripetute e spiegate più volte prima che le capisca. Ovviamente questo modo di dire è colloquiale, quindi va usato in contesti informali. Questo modo di dire, diciamo, scherzoso. C'è anche un altro modo di dire analogo in italiano, che è non è una cima. Quindi non è un'aquila e non è una cima sono due modi di dire che hanno praticamente lo stesso significato. In italiano poi c'è anche un altro modo di dire con la parola aquila, vista d'aquila, che significa che una persona ci vede benissimo, quindi non ha problemi di vista, da lontano vede benissimo. Io onestamente questo modo di dire vista d'aquila l'ho sentito pochissimo, ho sempre sentito vista da falco, quindi l'aquila è un tipo di uccello, il falco è un altro tipo di uccello, quindi si può dire sia vista d'aquila sia vista da falco. Io onestamente ho sempre sentito dire vista da falco. Ecco, questo è quanto. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi saluto.